Mia moglie, Victoria, stava sulla soglia della nostra camera da letto, i suoi tacchi firmati che battevano sul pavimento di legno come un conto alla rovescia verso la fine di tutto ciò che credevo avessimo. Se sei così intelligente, Ethan, disse, la voce intrisa di disprezzo. Allora paga le tue bollette da solo. Le parole rimanevano sospese nell'aria come il fumo di un incendio domestico. Dietro di lei, le luci della città di Seattle brillavano attraverso le finestre del nostro attico. 50 piani di successo che all'improvviso sembravano 50 piani di menzogne. Mi chiamo Ethan Morrison, e quella notte uscii dal mio matrimonio con nulla più di uno zaino e un segreto che mia moglie non sapeva che custodissi. Un mese dopo, quando Victoria mi chiamò in preda al panico, chiedendomi perché l'intero database dell'azienda fosse andato offline, la mia risposta la lasciò senza parole. Ma per capire come ho distrutto un'azienda da milioni di dollari senza toccarla nemmeno con un dito, devi prima capire come l'ho costruita. Se stai guardando questo video e ti sei mai sentito sottovalutato, sottostimato o completamente invisibile nella tua relazione, premi subito il pulsante per iscriverti. Lascia un commento qui sotto raccontandomi se ti è mai capitato che qualcuno si prendesse il merito del tuo lavoro. E schiaccia il pulsante mi piace perché questa storia prenderà delle pieghe che non ti aspetti. 5 anni fa ero un senior software architect alla Techcore Solutions, con uno stipendio a 6 cifre decente, progettando sistemi di database per aziende Fortune 500. Victoria Hartwell era la nuova vicepresidente dello sviluppo commerciale, arrivata da un concorrente per aiutarci a espandere la clientela. Era brillante, senza dubbio, affilata come un rasoio, con quel modo di leggere la stanza che faceva aprire i portafogli agli investitori e metteva in ansia i concorrenti. Ci incontrammo durante un ritiro aziendale in Montana. Stavo tenendo una presentazione sulla sicurezza delle infrastrutture cloud. Probabilmente l'argomento più noioso immaginabile per un weekend fuori porta. Ma Victoria sedeva in prima fila, facendo domande che avevano davvero senso. Domande tecniche, non le solite sciocchezze da dirigenti su sinergie e cambiamenti di paradigma. Dopo la mia presentazione, mi trovò al bar del Lodge. È stato affascinante, disse, sedendosi sullo sgabello accanto al mio. Il modo in cui hai spiegato la crittografia quantistica l'ha resa quasi poetica. Sorrisi, mescolando il mio whisky. Gli occhi della maggior parte delle persone si velavano dopo una trentina di secondi. Io non sono la maggior parte delle persone, Ethan, e lei non lo era. Victoria aveva un'energia che riempiva qualunque stanza in cui entrasse. Era laureata alla Stanford Business School, aveva contatti in ogni grande polo tecnologico e riusciva a chiudere affari per cui altri dirigenti non riuscivano nemmeno a ottenere un incontro. Quando mi chiese di collaborare a una presentazione per un cliente importante, dissi sì senza esitazione. Quella collaborazione si trasformò in notti passate in ufficio, che divennero cene in cui parlavamo di tutto, dal machine learning ai nostri libri preferiti. 3 mesi dopo stavamo insieme. 6 mesi dopo, le chiesi di sposarmi sul tetto del nostro edificio. L'intera città si stendeva sotto di noi come una scheda madre piena di possibilità. Il matrimonio fu pubblicato su Seattle Business Monthly. Victoria era splendida nel suo abito Vera Wang, e io mi sentivo l'uomo più fortunato del mondo. Per la luna di miele andammo a Bali, 2 settimane lontani dal lavoro, a pianificare il nostro futuro. Lei voleva aprire una sua azienda. Io volevo sostenere i suoi sogni. Ripensandoci, riesco a individuare il momento esatto in cui tutto iniziò a cambiare. Era circa 8 mesi dopo il matrimonio. Victoria tornò a casa una sera, gli occhi brillanti di entusiasmo. Ethan, ho pensato, e se aprissimo una nostra azienda, io e te, costruendo qualcosa da zero? Misi da parte il progetto di codice su cui stavo lavorando. Che tipo di azienda? Consulenza tecnologica, ma specializzata. Puntiamo a medie imprese che hanno problemi con la loro infrastruttura digitale. Tu costruisci i sistemi. Io porto i clienti. Dividiamo tutto 50 e 50. L'idea era solida. Io avevo l'esperienza tecnica. Lei aveva i contatti commerciali.
Insieme potevamo creare qualcosa di vero. 6 mesi dopo lanciammo Hartwell Solutions. Victoria insistette per usare il suo cognome per il brand. Diceva che la sua rete avrebbe risposto meglio al nome di famiglia che a Morrison. Aveva senso allora. Io ero troppo concentrato sulla parte tecnica per curarmi del branding. Costruii tutto da zero. L'intera architettura del database, i protocolli di sicurezza, i sistemi di gestione clienti, gli strumenti di reportistica automatizzata. Lavoravo 16 ore al giorno per mesi, sopravvivendo a caffè e alla convinzione che stavamo costruendo il nostro futuro insieme. Victoria gestiva la parte commerciale, portando clienti con quel fascino e quella sicurezza che aveva. In un anno avevamo 12 contratti importanti. In 2 anni fatturavamo 8 milioni all'anno. Ma da qualche parte in quel successo qualcosa cambiò. Victoria iniziò a presentarmi come suo consulente tecnico agli incontri con i clienti, non come cofondatore. Iniziò a prendere chiamate in stanze separate, a porte chiuse. Tornava a casa sempre più tardi, con scuse su clienti difficili o eventi di networking. La prima vera crepa apparve dopo circa 3 anni. Eravamo a un gala del settore tech, uno di quegli eventi dove persone in abiti costosi fingono di cambiare il mondo mentre bevono champagne che costa più dell'affitto mensile di molti. Un giornalista di TechCrunch si avvicinò, voleva fare un servizio su Hartwell Solutions e su come Victoria avesse costruito un'azienda così di successo in così poco tempo. L'abbiamo costruita, dissi, sorridendo. L'abbiamo costruita insieme. Ho progettato tutta l'architettura dei sistemi. Il giornalista sembrava confuso, guardando tra Victoria e me. Victoria rise. Quella risata affascinante e sprezzante che usa quando qualcuno dice qualcosa di imbarazzante a una festa. Ethan è modesto. È un programmatore eccellente, molto affidabile, ma la visione strategica, lo sviluppo commerciale, è quello che guida davvero il nostro successo. Il giornalista annuì, tornando a concentrarsi su Victoria. La visione strategica, come le migliaia di righe di codice che avevo scritto, i sistemi di sicurezza che avevo progettato, l'architettura del database che rendeva tutto possibile, niente di tutto ciò era visione strategica. Era solo lavoro tecnico, solo programmazione, solo affidabilità. Quella sera non dissi nulla. Tornai a casa in silenzio mentre Victoria scorreva il telefono, probabilmente leggendo le note preliminari che il giornalista le aveva inviato. Ma qualcosa si indurì nel mio petto, qualcosa che iniziò a prestare maggiore attenzione. Nell'anno successivo il quadro divenne più chiaro. Victoria mi presentava come suo dipendente agli eventi del settore. Si dichiarava unica fondatrice nei materiali aziendali. Si pagava il doppio di quanto pagava me. Lo giustificava dicendo che portava tutto il fatturato. Il tuo stipendio è molto generoso per un tecnico, disse una volta quando contestai la disparità. La maggior parte dei programmatori ucciderebbe per quello che guadagni. Io avevo costruito i sistemi che rendevano possibile il suo successo. Progettato l'architettura che ci permise di passare da 12 a 40 clienti. Creato i processi automatizzati che ci facevano operare con un organico ridotto e margini di profitto enormi. Ma per Victoria ero solo quello che scriveva codice al computer. Il punto di rottura arrivò un martedì sera di ottobre. Stavo lavorando a un importante aggiornamento di sistema, facendo settimane da 70 ore per implementare nuovi protocolli di sicurezza richiesti da uno dei nostri clienti più grandi. Non dormivo più di 4 ore a notte da settimane. Victoria entrò nel mio ufficio di casa, dove stavo facendo il debug di un modulo critico di autenticazione. Ethan, ho bisogno che ti occupi di una cosa. Non alzai lo sguardo dallo schermo. Sono nel mezzo di qualcosa, Vic. Questa patch di sicurezza deve essere implementata entro venerdì o perdiamo il contratto. Sono sicura che puoi fare multitasking, disse, con un tono che lasciava intendere che stessi facendo il difficile. Il lavandino del bagno perde di nuovo. Puoi chiamare un idraulico. Smettei di digitare e la guardai. Vuoi che smetta di lavorare a un sistema che genera $2 milioni all'anno per chiamare un idraulico? Non fare la drammatica.
Ci vorranno 5 minuti. Victoria, sto letteralmente prevenendo una falla di sicurezza enorme in questo momento. Non puoi chiamare tu l'idraulico. Il suo volto si fece freddo. Gestisco un'azienda, Ethan. Non ho tempo per la manutenzione domestica. È per questo che ci sei tu. Le parole colpirono come uno schiaffo. È per questo che ci sei tu. Non stiamo gestendo un'azienda, non la nostra azienda. La sua azienda. E io ero lì solo per la manutenzione domestica. Quello per cui sono qui, dissi lentamente, alzandomi dalla scrivania, è costruire l'infrastruttura tecnica che rende possibile la tua azienda. Victoria rise. Quella stessa risata sprezzante che aveva fatto al gala. Per favore. Tu scrivi codice, Ethan. Io costruisco relazioni. Io chiudo affari. Sono io la ragione per cui abbiamo clienti. Tu sei solo il supporto tecnico. Solo il supporto tecnico. Just the back-end support. Just the back-end support. Just the back-end support. Il supporto tecnico che aveva progettato ogni singolo sistema. Il supporto tecnico che lavorava 70 ore a settimana mentre lei partecipava a pranzi di networking. Il supporto tecnico che rendeva possibile tutto il suo modello di business. Sai una cosa, dissi, con la voce ferma nonostante la rabbia che cresceva nel petto. Hai ragione. Sono solo un programmatore, solo personale tecnico. Forse dovrei cominciare a comportarmi di conseguenza. Cosa vuoi dire? Forse dovrei lavorare orari normali. Forse non dovrei passare le mie serate e i fine settimana a mantenere i sistemi per la tua azienda. Forse dovrei trattare questo come il rapporto dipendente-datore di lavoro che evidentemente pensi sia. Gli occhi di Victoria si strinsero. Non minacciarmi, Ethan. Tutto quello che hai costruito qui è proprietà dell'azienda. Legalmente, ne sono la proprietaria. Aveva ragione, naturalmente. Quando avevamo definito la struttura aziendale, Victoria aveva insistito per mantenere la maggioranza delle quote, sostenendo che avrebbe semplificato la burocrazia. Avevo accettato perché mi fidavo di lei, perché eravamo sposati, perché credevo fossimo partner. Non ti sto minacciando, dissi. Sto solo chiarendo il mio ruolo. Tu sei l'amministratore delegato. Io sono il dipendente. Quindi, da ora in poi, lavorerò come un dipendente. Mi sedetti di nuovo e tornai al mio codice, ignorandola. Victoria rimase lì per un attimo, probabilmente non abituata a essere ignorata in casa sua. Poi se ne andò, con i tacchi che battevano lungo il corridoio. Quello fu l'inizio della fine, anche se nessuno dei due lo sapeva ancora. Nei 3 mesi successivi, lavorai esattamente 40 ore a settimana. Niente più notti in bianco, niente più riparazioni d'emergenza nei fine settimana. Quando i sistemi avevano problemi fuori dall'orario d'ufficio, li lasciavo in sospeso fino al mattino. La frustrazione di Victoria cresceva esponenzialmente. Ethan, il portale clienti è giù. Perché non lo sistemi? Sono le 7 di sera di un sabato, Victoria. Ho finito il turno. Questa è la nostra azienda. No, è la tua azienda. L'hai detto chiaramente, e i dipendenti possono staccare. Le discussioni divennero più frequenti e più aspre. Victoria mi accusava di sabotare la sua attività. Io le facevo notare che stavo facendo esattamente quello che lei aveva chiesto, trattandomi come un dipendente e non come un partner. Il risentimento cresceva come pressione in un contenitore sigillato, in attesa del momento in cui sarebbe esploso. Quel momento arrivò a dicembre, 3 giorni prima di Natale. Victoria aveva appena chiuso un grosso contratto con una casa farmaceutica, un accordo triennale da $12 milioni. Tornò a casa quella sera con lo champagne e quell'energia trionfante che aveva sempre dopo aver conquistato un grande cliente. Dobbiamo festeggiare, annunciò stappando il tappo nella nostra cucina. Congratulazioni, dissi, sinceramente, nonostante tutto. È un risultato enorme. Lo è, concordò, versando 2 bicchieri. Ora siamo in un'altra categoria.
Giochiamo con i grandi. Mi porse un bicchiere e per un attimo sembrò di tornare ai vecchi tempi, come se fossimo ancora partner, ancora a costruire qualcosa insieme. Poi disse: Ethan, dovrai davvero alzare il livello. Questo cliente richiederà un lavoro tecnico serio. Sto già lavorando 40 ore a settimana, dissi con cautela. Non basta. Ho bisogno che tu metta 60, 70 ore almeno. Questo cliente è troppo importante. Allora assumi un altro sviluppatore. Victoria posò il bicchiere, con l'espressione che si fece dura. Perché dovrei assumere un altro sviluppatore se ne ho già uno? Perché non voglio più lavorare 70 ore a settimana. Non vuoi? La sua voce si alzò. Ethan, questa è la nostra fonte di reddito. È quello che paga questo attico, la tua macchina, tutto quello che hai. No, corregli. È quello che paga il tuo attico, la tua macchina, il tuo stile di vita. Hai detto chiaramente che questa è la tua azienda. Io sono solo un dipendente, ricordi? E i dipendenti lavorano orari ragionevoli. Il volto di Victoria si tinse di rosso. Sei incredibile. Dopo tutto quello che ho fatto per te, dopo averti dato un lavoro quando potevi essere solo un altro impiegato qualunque, è così che mi ripaghi. Darmi un lavoro, risposi ridendo, ma senza alcun umorismo. Victoria, ho costruito questa azienda da zero. Ogni sistema, ogni protocollo, ogni pezzo di infrastruttura che rende possibile il tuo modello di business. L'ho creato io. Non mi hai dato un lavoro. Dovevamo essere partner. Partner, rise lei. Ethan, sii realistico. Cosa porti a questa partnership? Scrivi codice. E basta. Io ho la visione, i contatti, l'acume negli affari. Sei un buon programmatore, ma è tutto quello che sei. Quelle parole rimasero sospese, brutali e definitive. È tutto quello che sei. Ci credi davvero? Dissi piano. Certo che ci credo. È la verità. Andai in camera da letto, presi uno zaino dall'armadio e cominciai a fare le valigie. Victoria mi seguì, la confusione evidente. Cosa stai facendo? Cosa sembra? Me ne vado. Non essere ridicolo. Dove andrai? Riempivo lo zaino di vestiti senza guardarla. Ovunque, ma non qui. Ethan, smettila di fare il drammatico. Rimetti a posto le tue cose e parliamone da adulti. Non c'è niente da discutere. Hai chiarito la tua posizione. Questa è la tua azienda. Io sono solo un programmatore. Quindi, ho finito. L'espressione di Victoria passò dalla confusione alla rabbia. Se esci da quella porta, non aspettarti di tornare a chiedere scusa. Non tollererò questo comportamento immaturo. Chiusi la cerniera dello zaino e mi girai verso di lei. Non ho intenzione di tornare. Va bene, sbottò. Ma devi sapere che tutto quello che hai costruito qui appartiene all'azienda. Legalmente, è tutto mio. Il codice, i sistemi, tutto. Te ne vai a mani vuote. Lo so, dissi con calma. Buona fortuna a mantenerli senza di me. Il suo volto divenne pallido mentre le implicazioni le si facevano chiare. Non oseresti sabotare i sistemi. Non ho bisogno di sabotare nulla, Victoria. Semplicemente non sarò più qui a mantenerli. E c'è una cosa che forse non hai considerato nel tuo acume imprenditoriale. Presi lo zaino sulle spalle e mi avviai verso la porta. Ogni sistema che ho costruito ha un punto unico di fallimento. Io. Uscii da quell'attico con nulla se non uno zaino, il mio portatile e un segreto che Victoria non conosceva. Negli ultimi 6 mesi, prevedendo che qualcosa del genere potesse accadere, avevo documentato tutto. Ogni volta che Victoria si era presa il merito del mio lavoro, ogni volta che mi aveva presentato come solo un programmatore, ogni email in cui parlava dei sistemi che avevo costruito come se li avesse progettati lei. Ma soprattutto, mi ero preparato proprio per questo scenario.
Ogni sistema importante che avevo costruito per Hardwell Solutions aveva quella che chiamavo un'architettura di dipendenze. Nulla era stato deliberatamente sabotato. Nulla era rotto. Ma tutto era profondamente e intricatamente connesso a sistemi che richiedevano una conoscenza specifica per essere mantenuti. Una conoscenza che esisteva solo nella mia testa e in documenti che non avevo mai condiviso. Quella notte mi registrai in un albergo economico, uno di quelli che affittano a settimana e non fanno domande. La stanza odorava di fumo di sigaretta e rimpianto, ma era mia. Per la prima volta in anni, sentii di poter respirare. Il telefono vibrò con messaggi di Victoria. Prima apologetici, poi arrabbiati, poi minacciosi. Lo spensi e aprì il portatile. La prima settimana, semplicemente esistevo. Mangiavo cibo da asporto economico, dormivo senza mettere la sveglia, camminavo per la città senza meta, lasciavo che la mia mente si liberasse da anni di pressione costante. I messaggi di Victoria continuarono, aumentando di urgenza. Giorno 3, Ethan, dobbiamo parlarne razionalmente. Giorno 5, sei incredibilmente egoista. Giorno 7, questo sta influenzando l'azienda. Devi tornare e sistemare quello che hai rotto. Non avevo rotto nulla. Questa era la parte bella. Ogni sistema funzionava esattamente come progettato. Ma i sistemi richiedono manutenzione, qualcuno che conosca l'architettura per gestire aggiornamenti, correggere falle di sicurezza, ottimizzare le prestazioni man mano che l'azienda cresce. Victoria pensava di poter assumere un altro sviluppatore per sostituirmi. Non aveva idea di quanto si sbagliasse. 3 settimane dopo la mia partenza, ero seduto in un bar quando vidi il primo segno che le cose stavano crollando. TechCrunch pubblicò un piccolo articolo su Hardwell Solutions che perdeva un cliente importante a causa di problemi tecnici. La casa farmaceutica aveva annullato il contratto dopo ripetuti blackout del sistema durante il processo di onboarding. Sapevo esattamente cosa era successo. Il portale clienti che avevo costruito richiedeva una configurazione specifica per l'accesso a livello Enterprise. Configurazione che non era documentata da nessuna parte se non nei miei appunti personali. Senza quella conoscenza, il sistema sembrava funzionare, ma falliva sotto il carico dei dati di un cliente importante. Victoria avrebbe chiamato dei consulenti, probabilmente pagando tariffe elevate per supporto d'emergenza. Ma senza capire l'architettura sottostante, avrebbero messo solo cerotti sui sintomi senza risolvere il problema fondamentale. Il telefono squillò alle 2 di notte, 4 settimane dopo la mia partenza. Avevo bloccato il numero di Victoria, ma quella chiamata arrivò dalla linea aziendale. Risposi, curioso. Ethan. La voce di Victoria era tesa, esausta. L'intero database è offline. Tutto. Non possiamo accedere ai dati dei clienti. Non possiamo processare richieste. I consulenti che ho assunto dicono che non riescono a capire cosa c'è che non va. Peccato, dissi, mantenendo la voce neutra. Devo che tu sistemi questo. Dimmi il prezzo. Qualunque cosa tu voglia, la pagherò. Non lavoro più per Hardwell Solutions, Victoria. Ricordati, sono solo un programmatore. È tutto quello che sono. Ethan, ti prego. Ammetto di aver sbagliato. Ti darò quote, ti farò socio paritario, qualunque cosa tu voglia. Solo sistema i sistemi. Lasciai che il silenzio si allungasse, immaginando Victoria nel suo ufficio dell'attico, circondata da consulenti inutili e sistemi che fallivano, finalmente comprendendo quanto avesse dipeso dal supporto tecnico che aveva liquidato con tanta leggerezza. I sistemi non sono rotti, Victoria. Sono solo complessi. Richiedono qualcuno che conosca intimamente l'architettura. Qualcuno che li ha progettati con conoscenze e dipendenze specifiche. Cosa vuoi dire? La sua voce si fece quasi disperata. Sto dicendo che avevi ragione. Tu possiedi tutto. Il codice, i sistemi, tutto. È tutto tuo. Buona fortuna a capire come funziona. Bastardo.
Li hai progettati apposta in modo che solo tu potessi mantenerli. No, correggo. Li ho progettati nel modo più efficiente possibile per una piccola azienda con un team tecnico limitato. Il problema non è il design. Il problema sei tu che non ti sei mai preoccupata di capire cosa facessi davvero oltre a scrivere codice. 5 anni di lavoro buttati via, pensai, essere chiamato solo programmatore mentre stavo costruendo un impero, essere trattato come un dipendente qualsiasi nella società che avevo creato. Quanto? Chiese Victoria, la disperazione evidente nella voce. Quanto vuoi per tornare e sistemare tutto? Non voglio i tuoi soldi, Victoria. Non voglio nulla da te. Allora cosa vuoi? Pensai a quella domanda, a tutto quello che avevo fatto e che lei aveva ignorato. Voglio che tu capisca, dissi infine, che la competenza tecnica non è solo supporto back-end. Non è solo programmazione affidabile. È la base su cui si costruisce tutto il resto. Senza quella base, il tuo acume negli affari e i tuoi contatti non valgono nulla. Ethan, ora capisco. Ho sbagliato. Lo ammetto. Ti prego, sistema i sistemi. I sistemi non sono rotti. Ripetei. Sono solo soli. Hanno sentito la mancanza di chi li capiva. Riagganciai. Victoria richiamò subito. Lasciai andare la chiamata alla segreteria. Quella notte chiamò altre 15 volte. Spensi il telefono e tornai a dormire. La mattina dopo scoprii che Victoria aveva assunto uno studio legale per minacciarmi di violazione contrattuale. La lettera mi fu consegnata in hotel da un corriere molto a disagio. La lessi attentamente, poi chiamai il mio avvocato, Jessica Park, che avevo assunto in segreto 2 settimane dopo aver lasciato. Dicono che tu abbia sabotato deliberatamente i sistemi, disse Jessica dopo aver esaminato la lettera. Possono provarlo. Non possono provarlo perché non è vero. Ogni sistema funziona esattamente come progettato. L'unica cosa che è cambiata è che non ci sono più io a mantenerli. E allora, qual è il tuo piano, Ethan? Il mio piano, dissi, è lasciare che Victoria capisca esattamente quanto valessi. Nelle 2 settimane successive osservai da lontano mentre Hartwell Solutions implodeva. Altri 3 clienti importanti annullarono i contratti per problemi tecnici. La casa farmaceutica rese pubbliche le sue preoccupazioni sulla sicurezza dei dati. TechCrunch pubblicò un articolo più ampio che metteva in dubbio l'infrastruttura tecnica dell'azienda. Victoria assunse 6 diversi consulenti, pagando tariffe d'emergenza elevate, cercando di fare reverse engineering di sistemi che avevo costruito in anni. Nessuno ci riuscì. Non perché i sistemi fossero volutamente oscuri, ma perché erano profondamente integrati, costruiti con una conoscenza specifica delle esigenze aziendali, ottimizzati in modi che richiedevano di comprendere sia il codice sia le necessità operative dell'azienda. Poi arrivò la chiamata che aspettavo. Non da Victoria, ma da uno dei membri del consiglio, Richard Sutton, un venture capitalist che aveva investito molto in Hartwell Solutions basandosi sulla presentazione di Victoria, sull'infrastruttura scalabile. Signor Morrison, disse Richard quando risposi, penso che dobbiamo parlare. Ci incontrammo in un ristorante elegante in centro, di quelli dove il menù non ha i prezzi. Richard era un uomo sui 60 anni, capelli argento e occhi acuti, con la calma esperta di chi ha visto ogni disastro aziendale immaginabile. Ho fatto le mie ricerche, disse dopo aver ordinato. Victoria diceva di aver costruito Hartwell Solutions da zero, ma parlando con alcune persone e rivedendo documenti, sto iniziando a pensare che non sia esattamente così. No, concordai. Non lo era. Vuoi che ti racconti la vera storia? Raccontai. Passai un'ora a spiegare esattamente come Hartwell Solutions era stata costruita, i sistemi che avevo progettato, l'architettura che rendeva tutto possibile, gli documenti che avevo conservato, le email in cui Victoria si prendeva il merito di risultati tecnici, i contratti che avevo negoziato con i fornitori per l'infrastruttura server. Richard ascoltò senza interrompere, prendendo appunti sul telefono.
Quindi l'intero modello di business di Victoria dipende da un'infrastruttura tecnica che non capisce e che non può mantenere senza di te, riassunse quando finii. Esatto. E sei disposto a lasciare che l'azienda fallisca piuttosto che aiutarla? Sono disposto a farle affrontare le conseguenze di aver trattato il suo cofondatore tecnico come un dipendente. Usa e getta. C'è differenza. Richard sorrise. Mi piaci, Ethan. Hai dei principi. È raro in questo settore. Grazie. Ecco la mia situazione. Ho investito $3 milioni in Hartwell Solutions. Se l'azienda fallisce, perdo tutto. Victoria mi ha promesso che può risolvere i problemi tecnici, ma non le credo più. Si sporse in avanti. Cosa servirebbe perché tu ricostruisca quei sistemi? Non per Victoria, per una nuova azienda. Stessa base clienti, stesso modello di business, ma con una struttura di leadership adeguata. Mi rilassai, riflettendo. Cosa proponi esattamente? Propongo di ricominciare da capo. Tu ed io come soci. Io mi occupo dello sviluppo commerciale e degli investimenti. Tu della struttura tecnica. Dividiamo le quote 50 e 50. E costruiamo qualcosa che rifletta davvero chi fa cosa. E Victoria? Le offrirò di comprare la sua quota di Hartwell Solutions a pochi spiccioli. Può accettare o guardare la società che dice di aver costruito crollare completamente. In ogni caso, perde lei. Pensai a Victoria nel suo attico, circondata da sistemi in panne e promesse infrante, finalmente consapevole di ciò che aveva perso. Quando iniziamo? 3 mesi dopo, Morrison Sutton Technologies fu lanciata con 8 dei vecchi clienti di Hartwell Solutions, quelli disposti a scommettere sulle persone che davvero capivano la loro infrastruttura tecnica. Ricostruì tutto da zero, meglio questa volta, con documentazione adeguata e protocolli di trasferimento della conoscenza. Richard gestiva la parte commerciale con lo stesso fascino e sicurezza di Victoria, ma con una differenza cruciale: non aveva mai sminuito i miei contributi tecnici definendoli solo programmazione. Victoria provò a farci causa per furto di clienti. La causa non andò da nessuna parte. I clienti se ne erano andati perché non ricevevano supporto tecnico adeguato da Hartwell Solutions. Noi offrivamo semplicemente un'alternativa migliore. Provò a farmi causa personalmente per violazione contrattuale. Anche quella non andò da nessuna parte. Non avevo infranto alcun accordo. Avevo semplicemente smesso di lavorare per un'azienda che mi trattava come un dipendente usa e getta. 6 mesi dopo aver lasciato quell'attico, lessi su TechCrunch che Hartwell Solutions aveva dichiarato bancarotta. Victoria aveva tentato di salvare qualcosa, aveva bruciato le riserve pagando consulenti e combattendo battaglie legali, ma senza la base tecnica l'azienda non aveva nulla su cui reggersi. L'articolo menzionava che l'ex architetto tecnico dell'azienda aveva lanciato una società concorrente di successo. Quella sera il mio telefono squillò. Il numero di Victoria. L'avevo sbloccato settimane prima, curioso di sapere se avrebbe mai richiamato. Pronto, Victoria. Silenzio per un lungo momento. Poi, avrei dovuto ascoltarti. Sì, concordai. Avresti dovuto. Ero così concentrata a essere CEO, a costruire qualcosa di impressionante, che ho dimenticato che un'azienda ha bisogno di più della sola visione. Ha bisogno di persone che possano realizzarla. Esatto, dissi. Altro silenzio. Sei felice, Ethan, della tua vendetta? Non è vendetta, risposi onestamente. La vendetta sarebbe stata sabotare i tuoi sistemi o rubare i tuoi clienti mentre eri vulnerabile. Questa è conseguenza. Mi hai trattato come se non valessi nulla, come se il mio contributo non contasse. Quindi ti ho lasciata provare a gestire l'azienda. Senza quei contributi. Non è vendetta. È solo realtà. Ho perso tutto. Anch'io, Victoria. La differenza è che io ho perso un matrimonio costruito sulle menzogne. Tu hai perso un'azienda costruita sul lavoro di un altro.
Sentii il suo respiro farsi più affannoso. Forse un singhiozzo. Forse solo frustrazione. Mi dispiace, Ethan. Per quel che vale, sono sinceramente dispiaciuta. Ti credo, dissi. Ma il dispiacere non cambia ciò che è successo. Significa solo che finalmente capisci perché è successo. Riagganciai e guardai intorno al mio nuovo ufficio. Morrison Sutton Technologies occupava lo stesso piano dove Hartwell Solutions era nata 5 anni prima dell'attico, del successo e delle menzogne. Un cerchio completo, ma questa volta migliore. Costruito su partnership e rispetto invece che su sminuire e ego. Richard entrò portando 2 caffè. I clienti sono soddisfatti. L'infrastruttura è solida. Siamo in attivo in meno di 6 mesi. Non male per un semplice supporto back-end. Risi. Non male affatto. Pensi che Victoria abbia imparato qualcosa da tutto questo? Pensai a quella domanda, a mia ex moglie seduta tra le rovine della sua azienda, finalmente consapevole di ciò che aveva perso. Forse, dissi, ma non è più un mio problema. Ha le sue conseguenze da affrontare. Oggi Morrison Sutton Technologies vale $30 milioni e continua a crescere. Impieghiamo 23 persone, tra cui 4 sviluppatori che tratto come la base essenziale che sono. Richard e io dividiamo le decisioni 50 e 50, e nessuno dei due fa una mossa senza consultare l'altro. E Victoria, l'ultima volta che ho saputo, lavorava come consulente per lo sviluppo commerciale in un'azienda di medie dimensioni a Portland. Non fallita, non distrutta, solo più non CEO del suo impero. A volte penso a cosa sarebbe successo se avesse solo valorizzato il mio contributo. Se mi avesse trattato come un socio invece che come un dipendente. Forse saremmo ancora sposati. Hartwell Solutions potrebbe ancora prosperare. Ma poi ricordo quella notte, in camera nostra, mentre facevo lo zaino, sentendola dire, sei solo questo. Con una certezza assoluta. E capii che alcune relazioni non valgono la pena di essere salvate. Alcune partnership è meglio chiuderle che sopportarle. L'infrastruttura tecnica che ho costruito ha fatto crollare l'azienda di Victoria, non per sabotaggio o vendetta, ma semplicemente rivelando la verità. Senza la base che lei aveva liquidato come semplice programmazione, la sua abilità negli affari e i suoi contatti non significavano nulla. Se c'è una lezione in tutto questo, è semplice. Non sottovalutare mai chi costruisce le fondamenta del tuo successo. Che si tratti di codice, costruzione, logistica o qualsiasi altro lavoro dietro le quinte, quei contributi non sono solo supporto. Sono essenziali. E nel momento in cui lo dimentichi, rischi di perdere tutto ciò che hai costruito su quella base. Se questa storia ti ha colpito, premi il pulsante per iscriverti e lascia un commento su un momento in cui ti sei sentito sottovalutato al lavoro, o in una relazione. Condividi questo video con qualcuno che ha bisogno di sentirlo. E ricorda che il tuo valore non dipende dal riconoscimento degli altri. Dipende da ciò che sai di portare al tavolo. Grazie per aver guardato, ci vediamo al prossimo video.